Conosci il banana bread? È un dolce originario dei paesi anglosassoni che si prepara con le banane ed è anche senza lattosio, una vera bontà. Iniziamo la preparazione del banana bread tritando grossolanamente le noci pecan. Se non trovi le noci pecan puoi utilizzare tranquillamente le nostre noci italiane. E ora passiamo all'ingrediente principale. Sì, sono loro e devono essere proprio così. Avete presente gli ultimi giorni? Dovete prendere proprio quelle che sono anche diventate nere, molto morbide, perché il segreto del banana bread è proprio quello di usare delle banane molto morbide, quelle che in realtà voi tra un paio di giorni buttereste via. Assolutamente no, è il momento di fare il banana bread. Ed ora con i reddi di una forchetta schiacciamo la polpa fino a renderla molto morbida. Il bello del banana bread è che è un dolce semplicissimo e vedrai che non ci sono particolari complicazioni nel prepararlo, anzi. Ed ecco le nostre banane ridotte in una purea molto morbida. Adesso in una ciotola vado a sgusciare le 3 uova, sbatto le uova, aggiungo il miele, l'estratto di vaniglia, puoi utilizzare anche i semini interni di una bacca di vaniglia se preferisci. Mescolo un po' per amalgamare gli ingredienti e poi unisco anche l'olio. È il momento di unire le banane e qui abbiamo terminato, di inserire tutti gli ingredienti liquidi o comunque umidi. Mescoliamo anche questo e dopo tutti gli ingredienti liquidi aggiungiamo quelli secchi. Iniziamo con le noci pecan che abbiamo tritato grossolanamente, abbiamo della cannella in polvere, il sale, lo zucchero, mescoliamo ancora e ora andiamo a setacciare all'interno la farina, il lievito e il bicarbonato. Farina, lievito e bicarbonato. Andiamo ad amalgamare tutto. Lo stampo che ho utilizzato per il banana bread è largo 10 cm e lungo 30. Ora lo vado a spruzzare con lo staccante vegetale. Se tu non hai lo staccante puoi utilizzare il burro e poi infarinare lo stampo. Ed ora metto all'interno un foglio di carta forno che lascio però debordare e mi servirà unicamente per tirare su il mio banana bread una volta che sarà cotto, quindi lo sformerò molto più agevolmente. Ovviamente la carta forno si attacca molto bene allo staccante che funge da collante e ora mettiamo all'interno il nostro composto che, come vedi, è bello consistente. A te sembrerà finito così, ma no, per far vedere già dall'inizio che il nostro dolce è a base di banane andremo a fare una decorazione molto particolare, ma anche molto semplice. Quindi andiamo a prendere una banana questa volta meno matura delle altre, anzi forse un po' più soda sarà meglio, e andiamo a tagliare un paio di fette sottili. Mi raccomando, è molto importante che non siano troppo spesse, quindi magari possiamo tagliare prima questa fetta e tenerne invece una centrale, ma ripeto molto sottile. Perché molto sottile? Perché la fettina deve rimanere in superficie e non affondare dentro la torta. Ora metto qualche goccia di limone sulla banana per non farla annerire e poi, per renderla lucida, anche un pochino di confettura di pesche o albicocche. E ora andiamo a posizionare le nostre fettine partendo da qui e arrivando al centro, quindi dall'angolo, e lo stesso faremo con l'altra fettina. Partiremo da questo angolo e arriveremo qua. E ora inforniamo il nostro banana bread in forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 50-60 minuti.
Ed ecco il mio banana bread pronto per la merenda.